Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati alla settima apparizione in ordine cronologico della Madonna all'umanità. Questa volta appare a Cesarea al vescovo Basilio. Ma chi era Basilio? Basilio nasce nel 330 a Cesarea, appunto in Cappadocia, da famiglia di antiche tradizioni cristiane. Studia ad Atene, dove diviene amico di Gregorio Nazianzeno. Ripeto. Nel 365 torna in patria, riceve il battesimo ed inizia un periodo di vita ascetica, quindi va sul monte e fa l'asceta. Viaggiando però, quindi poi scende dal monte e inizia a viaggiare sempre come asceta in Egitto, Palestina e Siria, dove fa lunga meditazione di quello che aveva studiato e si interessa molto di teologia. Ritorna in patria, dona i suoi beni ai poveri e si ritira a vita eremitica presso Neo-Cesarea su Liris. Nel 358 riceve la visita di Gregorio Nazianzeno, quello che lui era andato a sua volta a trovare quando studiava, e che con lui compone la Filocalia. Nel 364 è consacrato sacerdote di Eusebio di Cesarea. Nel 370 gli succede come vescovo di Cesarea e favorisce opera di carità facendo costruire ospizi e ricoveri. Basilio ha un ruolo importante nelle relazioni tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa di Occidente, che erano in attrito, come poi lo sono oggi, tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Interviene presso il Papa Damaso per stabilire la concordia, ma non ha molto successo. Muore nel 379 in pieno della sua attività. Ma cosa succede? A quell'epoca, nell'epoca in cui lui diviene vescovo e comincia tutte queste opere caritatevoli, oltre ovviamente a quelle religiose di conversione, di evangelizzazione, sale al potere Giuliano l'Apostata, l'imperatore romano Giuliano l'Apostata. Quindi non c'è più Costantino e l'imperatore Giuliano, un po' alcuni di questi cristiani gli stanno sul gozzo perché gli rovinano la gestione di alcuni interessi che lui ha nei dintorni. Succede che allora cerca di abbattere proprio la chiesa di Basilio, che poi diventa San Basilio, ovviamente, che è uno strenuo difensore addirittura dell'ortodossia costruita a Nicea dal predecessore appunto Giuliano l'Apostata, tanto da fare un trattato sullo Spirito Santo. È considerato, fra le altre cose, lui il capostipite, il padre del monachesimo orientale della Chiesa, ed è diventato poi dottore della Chiesa. Insomma, Basilio si batte strenuamente con Giuliano l'Apostata, però sta avendo la peggio, in quanto ovviamente l'imperatore è l'imperatore. Se non che succede che a un certo punto, nel 363 d.C., mentre è lì che medita, che prega, cercando di capire il da farsi, gli appare la Madonna. La Madonna gli appare come sovrana mediatrice di suo figlio Gesù e gli promette di proteggerlo contro l'imperatore romano, appunto Giuliano l'Apostata, e difatti così avviene. Giuliano, senza capirne il perché, a un certo punto si arrende, ritira tutte le sue pretese e lascia in pace San Basilio e tutta la sua Chiesa. Quindi lode a questa nuova apparizione della Madonna. Non si hanno però molte notizie in più di quelle che vi sto comunicando ora, per cui non si sa se poi sia stato eretto un capitello o qualcosa a ricordo di questa apparizione. Se la conoscevate, scrivetemi qua nei commenti se avete maggiori notizie, anche che così aggiorniamo appunto il database
delle apparizioni della Madonna dall'antichità, dalla prima apparizione ai tempi moderni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi iscritte, mettete il like e condividete i video sui vostri social, aiutatemi a crescere. A tutti un caro saluto, ciao da Ermanno.